Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vorrei fare due chiacchiere sulla nuova multistrada V4 Rally in uscita a febbraio 2023, già vista in ECMA, che sarà una delle novità più interessanti dell'anno entrante e che reputo una moto davvero esagerata, completa, migliorata rispetto alla V4 standard, che è più stradale. Questa ha caratteristiche migliorate a livello di off-road e si avvicina a quel mostro sacro che occupa il segmento già da diversi anni, e sto parlando di BMW GS. Secondo me sarà equiparabile a BMW GS per diverse caratteristiche che non riguardano il motore, ma ha tutta una serie di altre peculiarità. Quindi andiamo a fare due chiacchiere a scoprire i dettagli, cosa sappiamo ad ora di questa nuova moto di Ducati. Quindi una moto che ha 170 cavalli, questo V4 Gran Turismo già provato su multistrada V4 appunto, è lo stesso sulla versione Rally e ha una coppia di 125 Nm, un motore esagerato, dotato di una mappa in più sulla versione Rally che è appunto dedicata all'off-road. Aumenta l'altezza da terra di 1 centimetro perché le sospensioni sono più generose, hanno un'escursione maggiore di 200 mm sia anteriormente che posteriormente. Adesso uscirà anche la versione nuova della BMW GS, addirittura di cilindrata 1300 si sente dire. In ogni caso rispetto al V4 il 1150 V4 ha un'erogazione assolutamente differente, con un numero di giri molto superiore, ma ho avuto la fortuna di provarla, la V4 della multistrada, ed è un motore che già ai 4-5 mila giri si fa sentire, che poi in alto sopra i 7-8 mila giri inizia a spingere in modo spaventoso. Ho provato anche BMW GS, che ha una coppia esagerata, quindi già dai 2000 giri spinge in modo corposo, perde un po' in allungo, e queste sono le caratteristiche che differenziano ancora i due stili di casa motociclistica, BMW e Ducati. Come peso più o meno siamo equiparati: 260 kg in marcia la V4 Rally, 270 kg l'Adventure GS, quindi con i bagagli arrivano a pesare quasi 300 kg entrambe, molto pesanti e ingombranti per lo sterrato, ma sono dotate entrambe di sistemi di sospensione elettronica, mappature e irrigidimento anche della struttura del telaio, che permettono un discreto off-road. Ovviamente la maneggevolezza sarà quella che sarà, però una moto capace di andare ovunque. Finalmente anche in Ducati hanno sviluppato un prodotto che può avvicinarsi a quel tipo di segmento di moto che GS aveva occupato in modo egregio fino ad oggi. Serbatoio da 30 litri che mantiene la stessa forma della Ducati V4 o aumenta di pochi centimetri, un'autonomia garantita di 450 km, che significa di poter raggiungere zone remote sprovviste di stazioni di rifornimento, e alette aerodinamiche che convogliano l'aria calda lontano dalle gambe del pilota, con i due radiatori come già troviamo sul sistema V4, diventano regolabili perché in inverno si possono spostare e invece convogliare l'aria calda sulle gambe. Quindi una moto che vuole essere una globetrotter, capace di andare ovunque e in qualsiasi stagione. Allora, come prezzi più o meno si allineano entrambe intorno ai 28.000 euro, con un equipaggiamento che si differisce in optional. Qualcuna ha ad esempio V4 Rally al radar anteriore e posteriore, mentre la GS esce senza diversi optional che su questo tipo di moto non possono mancare. Quindi anche
sul prezzo siamo allineati. V4 Rally, che ha un'altezza della sella da terra di 87 cm, può arrivare a 89, ma ha il sistema elettronico che scarica le sospensioni e permette da fermi di abbassare l'altezza della moto e in manovra avere più appoggio anche ai meno alti. Per farvi capire di quanta tecnologia e di che livello è dotata questa V4 Rally, ad accensione del quadro keyless, ovviamente, la moto apre le valvole delle sospensioni elettroniche, le scarica completamente per facilitare l'alzata dal cavalletto laterale, quindi ammorbidirla e rendere il tutto più semplice. Il sistema che scarica le sospensioni ed abbassa la sella per le manovre da fermi. Quindi una tecnologia veramente mai vista, che assolutamente aiuta la gestione di questo tipo di moto, di questo tipo di peso sulla moto, considerando anche che spesso chi compra questo tipo di moto lo fa per viaggiare, grandi viaggi, quindi carico bagaglio, magari il passeggero, e quindi sono cose assolutamente intelligenti che gli ingegneri di Ducati hanno sviluppato in modo veramente egregio. Il freno dietro è stato migliorato rispetto a multistrada V4 proprio in ottica off-road. Come su Desert X si può regolare e girando la leva del freno rimane più alta di qualche centimetro, in modo da poterlo trovare più facilmente nella guida in piedi. Quindi ogni dettaglio studiato alla perfezione, tecnologia, innovazione e raffinatezza. Una moto veramente che può avvicinare quelle che sono le caratteristiche di BMW GS e quello che l'ha resa regina del segmento per tutti questi anni. Allora, hanno riservato una grande cura anche al passeggero. Troviamo le valigie arretrate di 2 cm per permettere più spazio al pilota. Le pedane del pilota sono state maggiorate per una migliore guida in piedi e il passeggero è addirittura più comodo rispetto alla versione V4, perché hanno aumentato il telaietto e lo spazio di vivibilità è maggiorato. Il cupolino è anch'esso più ampio e copre a livello di aerodinamica anche il passeggero. Quindi un dettaglio importante anche al passeggero, che spesso significa un miglior viaggio anche per il pilota. Inoltre sono stati prolungati gli intervalli di manutenzione sia del controllo gioco valvole, portato a 50.000 km se non erro, sia della manutenzione ordinaria, cambio olio, filtri, che dovrebbero essere intorno ai 20.000 km. Non prendetele per buone, perché sono a memoria. Comunque sicuramente sono stati allungati anche i tempi di manutenzione tra un intervallo e l'altro. Il cruise control adattativo lo conosciamo su diverse versioni di diverse case motociclistiche di questo segmento, quindi ormai lo ha introdotto Triumph, lo ha introdotto BMW, KTM, e arriverà con Honda nel 2023 Africa Twin. Quindi un sistema che rispetto al classico cruise control, che si setta la velocità e poi si può gestire con un click più e meno, alzando o abbassando, in questo caso attraverso un radar gestisce e mantiene la distanza dal veicolo che ci precede. Quindi se il veicolo di fronte a noi rallenta, la moto automaticamente rallenta, e quando l'ostacolo non c'è più, lei riprende la velocità preimpostata. Ducati ha anche il radar posteriore, sugli specchietti ci sono dei LED che avvisano e rilevano la presenza di oggetti che ci stanno superando nell'angolo cieco. Quindi si illumina il LED sullo specchietto e rileva la posizione di oggetti negli angoli ciechi. Quindi
tecnologia veramente ottima. Il sistema di cilindri che si stoppano su multistrada V4 funzionavano solo al minimo, mentre sulla V4 Rally questo sistema funziona anche in marcia a bassi giri per ridurre anche il calore che con il serbatoio in alluminio diciamo non riesce a dissipare bene. Quindi a basse andature, soprattutto in città quando la moto scalda veramente, i due cilindri posteriori, quelli proprio sotto le gambe, si bloccano, va a due cilindri che sono quelli anteriori. Appena si accelera, come succede su diverse autovetture, riprendono a lavorare tutti e quattro i cilindri. Quindi un ottimo dettaglio, un'ottima soluzione anche in questo caso, riduce le emissioni, riduce il calore e riduce i consumi. Secondo me la moto più completa sul mercato, ovviamente uscirà anche BMW GS 1300 e vedremo le caratteristiche, sicuramente ci sorprenderà anche BMW, ma Ducati in questo momento, se avessi oltre 30.000 euro da spendere, sarebbe la moto che personalmente sceglierei a occhi chiusi per la sua bellezza, per la sua completezza. È una moto che veramente sembra la moto definitiva. Con questa si può andare forte, andare fuori strada, viaggiare. È davvero sorprendente, per non parlare di tutta la tecnologia e la sicurezza che offre. Peccato per il prezzo, ragazzi, però non potevo non approfondire perché è una moto veramente che per me è un capolavoro di ingegneria, di design e mi appassiona e quindi volevo fare due chiacchiere. Ora vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video, alle prossime avventure. Ciao!